La notte nell'inferno. Quindicenne disabile sequestrato, torturato e abbandonato da una baby gang a Torino. Torino. Era la notte tra il 31 ottobre e il 1° novembre, la festa di Halloween. Per un ragazzo torinese di 15 anni con disabilità che frequentava la cintura sud della città, si è trasformata in qualcosa di orrendo. 3 coetanei entrati nel suo giro come amici lo hanno adescato con un pretesto, lo hanno sequestrato, seviziato e alla fine abbandonato nudo lungo il fiume. Questa la denuncia che arriva dalla madre, rilanciata dai quotidiani e acquisita ufficialmente dai carabinieri della compagnia di Moncalieri nel torinese. La dinamica, ricostruita attraverso il racconto della madre e della vittima e ora al vaglio delle forze dell'ordine, è agghiacciante nei dettagli. Il giovane viene convinto dal compagno di scuola a non andare dal nonno come previsto, ma a seguirlo in un appartamento di Torino dove non sono presenti adulti. Lì, racconta la madre, gli hanno tolto il telefono, hanno bloccato i numeri di noi genitori che lo chiamavamo con insistenza. L'hanno chiuso in casa, con la porta chiusa con una catena. Per ore, in un bagno a chiave. Poi cominciano le torture fisiche. Lo hanno minacciato con un cacciavite, ha denunciato la madre. Gli hanno rasato i capelli, lasciandogli solo qualche ciuffo. Poi hanno preso una lametta e gli hanno rasato anche le sopracciglia, facendogli dei tagli sulla palpebra dell'occhio. E gli hanno spento una sigaretta sulla caviglia. Ma non è tutto. Il quindicenne viene portato verso il corso d'acqua. I filmati e le indicazioni parlano del tram 4, quindi della zona della Dora Riparia o comunque di un argine vicino, e, a petto nudo, costretto a entrare in acqua. Non soddisfatti, i torturatori lo hanno fatto anche posizionare sotto una fontanella fra sputi e scherni. La fuga c'è comunque, per quanto traumatizzante. Il ragazzo riesce a raggiungere riva perché qualcuno probabilmente sente urla e chiama aiuto. Poco dopo bussa a un'abitazione vicino Corso Roma per chiedere soccorso. Viene trasportato al pronto soccorso dell'ospedale Santa Croce di Moncalieri, infreddolito, sotto shock, con segni evidenti di percosse e ustioni. L'hanno lasciato libero solo dopo le 13, davanti alla stazione di Porta Nuova, restituendogli il telefono sottratto. La mamma ha affidato il suo dolore e la sua rabbia a un post sui social, poi rimosso. Sti mostri, ha scritto, gli hanno spento una sigaretta sulla caviglia. Non contenti, l'hanno portato nel Po e non soddisfatti, l'hanno fatto mettere sotto una fontanella con il getto sulla schiena. E ancora, io ringrazio Dio che mio figlio è vivo, ora voglio solo giustizia. Le indagini sono aperte. I carabinieri di Moncalieri stanno esaminando filmati di videosorveglianza, tabulati telefonici, testimonianze. Tra le ipotesi al vaglio figurano sequestro di persona e lesioni aggravate. Da alcuni articoli emerge che esisterebbe anche un video in cui la vittima subisce abusi sessuali, amplificando gravemente la figura dei reati. La comunità è sotto shock. Il fatto che la vittima fosse fragile, disabile e che i carnefici siano coetanei, tra i 15 e i 16 anni, rende la vicenda ancora più profonda sul piano etico e sociale. La scuola, le associazioni, le istituzioni locali a Moncalieri e Torino sono già in allerta. Si parla di sportelli di ascolto, progetti nelle scuole, controllo rafforzato negli argini dei fiumi e nei luoghi di aggregazione serale. Questo episodio, per quanto isolato nella cronaca, scardina la tranquillità. Un ragazzino che si fida, entra in un gioco che pensava fosse innocente e finisce vittima di qualcosa che somiglia a tortura. Il fatto che si consumi in una notte di festa pensata per travestimenti e scherzi accentua il senso dell'ingiustizia. Ci sono domande che restano. Com'è stato possibile che in un contesto urbano, in presenza di telecamere, passaggio di mezzi pubblici, un'aggressione del genere avesse campo libero? Quali segnali di vulnerabilità erano già presenti e non intercettati? Qual è il ruolo degli adulti, scuola, famiglia, comunità, nel monitorare relazioni tra adolescenti così fragili? La vittima, il ragazzo, dovrà affrontare un percorso non solo fisico, ma psicologico. E la domanda «perché proprio mio figlio?» si affaccia nelle parole della madre. Perché tutta questa cattiveria? Si chiede. Va ricordato, la violenza tra coetanei, specialmente quando un gruppo sceglie una vittima vulnerabile, non è un fatto nuovo, ma questo caso impone di guardare con urgenza. La risposta investigativa è fondamentale, certo, ma serve anche una riflessione su come prevenire, su come costruire ambienti dove la fiducia e la protezione prevalgano sulla paura e la crudeltà.